Bentornati nel mondo del caos, dove quest'oggi mi è arrivata questa bellissima Nintendo Switch Lite, ok? Con la scatola in queste condizioni, ok? Che non era neanche menzionata nell'annuncio, la scatola intendo, quindi è già tanto che ci sia ancora. Infatti sto chiacchierando con il venditore che a quanto pare si è iscritto al canale, quindi grazie, lo ringrazio ancora. E, e ho comprato questa Nintendo Switch Lite da lui, ok, che a sua volta questa Nintendo è stata comprata da lui da un altro venditore che mi ha fatto un bel po' di casini, gli ha spedito la console in queste condizioni, disastrata, che non funzionava, insomma, un sacco di cose. No? Le classiche bravate delle facce di bronzo che girano, no? Sui siti di vendita, no? Va bene, ok. E ho già un attimo visto la console di per sé, non sembra messa malissimo. Hanno fatto un piccolo lavoro, hanno provato a fare, non so chi, la sostituzione del chip, ok, di questo qua, che è posteriore sulla scheda. La scheda si mostra così, dietro qua sulla Nintendo Switch Lite c'è l'M92, no? Il chip M92 che regola la carica. E ok, andiamo a vedere sotto il nostro microscopio, ok, regoliamo le lucine, microscopio, mettiamo a fuoco, ok, ecco qua il nostro chip, ok, vedete qualcosa di strano? Riuscite a identificare che cosa c'è di strano su questo chip qua? Riuscite a capirci qualcosa? Me lo dico io? Allora, questo chip qua è messo storto perché il pallino non deve essere di qua. Cosa dice questa figura qua? Indica questi 4 chip, la posizione dei singoli pallini, ok? L'orientamento del pin numero 1 di ciascun chip. Allora, e di fatto c'è questo chip qua, c'è questo chip qua, c'è questo chip qua, ok? Viene identificato 1, 2, e poi ci sono questo qui, questi altri qua, insomma, viene identificato l'orientamento di questo gruppo di chip, no? Ok. E se non vado errato, questo qui è esattamente questo qua. Quindi questo qui dovrebbe stare qua sopra. Se vado a prendere una scheda di riferimento, così si riesce a capire anche meglio, no, questo non ha il chip sopra, questa qui, questa ha il chip, ecco qua, che è pure saldato, è fatto il lavoro anche questo, ok, le mettiamo così, ok, è difficile farci stare sotto tutto, comunque, vedete? Allora, di qua c'è il pallino con le scritte orientate da sotto verso sopra, eccetera. Mentre di qua, come vedete, c'è il pallino verso qua in alto, dove ci sono tutte le figure qui, dove c'è quest'altro qua. Quindi dovrebbe essere di qua. Quindi l'hanno messo completamente al contrario. Infatti non carica, non si accende, non fa nulla. Adesso non so se magari hanno bruciato anche questo, perché chiaramente montandolo così, magari gli arriva la corrente e lo brucia. Ma la posizione corretta è verso di sopra. C'è poi anche qua la freccetta che lo indica. Deve stare qui. Questo è il verso. Ok? E qui chiaramente è storto. Quindi, che si fa in questo caso? Niente. Aria calda, lo andiamo a togliere, lo andiamo a rimettere in posizione corretta e proviamo a vedere se ancora funziona. Facciamo questa procedura. Ok, giriamo il chip in posizione giusta adesso, ecco qui, con il pallino rivolto verso la freccetta.
lo andiamo a risaldare. Ok, molto bene. Ora, se tutto è andato a buon fine e l'abbiamo saldato correttamente e il chip funziona ancora, la console può essere che magari torni a funzionare se non ha qualcos'altro. Che così adesso di primo impatto c'era solo questo qua che appunto c'era di sbagliato. Non ho idea se abbiano sostituito anche questo, mi sembra di no però. Come vedete anche qui c'è la freccetta, freccetta, qui ci deve essere il pallino e infatti mi sembra che ci sia. Cioè, sì, sì, qua c'è un piccolo pallino, ok? Il gruppo qua che abbiamo fatto vedere prima riguarda la posizione di questi. Eccolo qua. 1, 2, 3 e 4, adesso che ho visto bene. E infatti 1, 2, 3 e 4. Ok, riguarda questi se non vado errato dovrebbero essere MOSFET. Ok, 1, 2, 3 e 4, quindi non c'entra niente. Qua vale il discorso della freccetta. Freccetta, pallino. Freccetta, pallino. Dopo cos'altro? Anche qui, questo qui, pallino, vuol dire che qua pallino. Anche qua tecnicamente non c'è, sì, freccetta, pallino, no, il pallino è di qua. Allora la freccetta è per questo. E qua da qualche altra parte c'è di solito il segnale che indica che questa è la posizione corretta. Dopo anche qua il max viene segnato dal più, il più, e se non sbaglio dovrebbe esserci tipo una figura come questa per indicare questo qua attorno qui bene o male, ma sembra che boh non abbiano voluto farla. Quindi ecco, prendetevi comunque dei riferimenti prima, fatevi, non lo so, una foto o qualcosa per ricordarvi di come erano le cose prima, altrimenti poi magari andate a sbagliare. Prendetevi anche una scheda, anche donatrice, che ha tutti i pezzi, ma vi può aiutare per identificare il corretto orientamento di tutte le cose. Allora, ok, andiamo a vedere qua un attimino la condizione delle saldature. Qua sembra tutto ok, qui sembra tutto ok, qui è tutto ok, e qui non riesco a mettere molto bene a fuoco, ma sembra tutto ok. Va bene, allora adesso facciamo un attimo di test con il multimetro. Aspettate un attimo che vado a prendere il programma del multimetro. Allora, ok, abbiamo il multimetro sullo schermo e andiamo a misurare. Ok, andiamo a misurare puntale rosso a massa. Usiamo la porta USB come punto di riferimento. Andiamo a misurare con il, come ho detto, modalità diodo. Andiamo a vedere se c'è qualche, sì, sì, è esploso, è letteralmente esploso. Perché anche senza audio, come vedete, 0, 0. Questo è buono, però qua è 0, qua è 0 e qua è 0 e non dovrebbe essere 0. Quindi 0,04, 0,41, 0,22, 0,41. No, ci sta, ok, però l'M92 è esploso perché l'hanno messo male, quindi andiamo a prenderne un altro. Quindi, come avete visto, senza andare a montare la console e
fare un test e perdere tempo, in 2 secondi, andando a misurare un attimino attorno, abbiamo capito che l'M92 se n'è andato all'altro mondo. Quindi andiamo a toglierlo di nuovo. Molto bene. E qui facciamo una cosa, accendiamo il saldatore e prepariamo il chip, in questo caso, per accettare lo stagno. Quindi pulsante, stagno fresco, e andiamo a passare tutti i piedini, perché come vedete lo stagno non ha voglia di attaccarsi, ha bisogno di un aiutino, e se noi avessimo messo il chip direttamente sopra, questo non si sarebbe saldato. Avrebbe creato falsi contatti, chiaramente non avrebbe fatto funzionare il circuito di ricarica, ma voi sareste lì a domandarvi come mai non funziona ancora. Magari poi vi viene di pensare, ok, il chip magari è falso, perché ne girano tantissimi di falsi, il chip è falso oppure è difettoso o altro, e invece magari è solo un discorso che effettivamente non è saldato bene. Ecco qua. Molto bene. Fatto. Ora che il chip è pronto, riprendiamo la scheda, spostiamo il chip, riprendiamo la scheda, gli diamo una passata con dello stagno di nuovo fresco, perché metà dello stagno è ancora attaccato a quello vecchio, quindi se voglio assicurarmi che funzioni tutto e che si attacchi, devo riaggiungere di nuovo saldatura. Ok, scaldiamo la zona e prendiamo il chip. Spingiamo fuori lo stagno extra. Ok, ancora flussante. Andiamo a pulire gli eccessi. Adesso il chip non è saldato proprio benissimo, come si vede è un po' disallineato, quindi adesso con calma. No, tu te ne stai lì. Ah, quanto odio quel condensatore microscopico, è proprio nel punto più sbagliato possibile e impedisce sempre di fare un lavoro pulito. Ce l'ho attaccato qui. Vieni qua, bravo.
Ok. Cos'altro c'è lì? Allora, c'è un ponticello qui, andiamo a toglierlo, ma sembra che ci sia anche qualcos'altro qua. Cos'è questo? Cos'è, una resistenza? Da dove salta fuori? Da qua? Ah, maledetta. Ah, signore. Ok. Con calma e pazienza adesso andiamo a rimettere al suo posto. Si è attaccata ancora? L'ho presa! Come fai la difficile? Ecco, almeno adesso tutti i componenti sono in posizione. Rimettiamo a posto il nostro M92. Adesso è bello centrato. Giusto per conferma di nuovo. Visto che ci siamo, andiamo a vedere sulla scheda, su una scheda donatrice, se abbiamo messo le cose nel posto giusto. E come si vede, qui abbiamo il condensatore e la resistenza. Stessa cosa c'è sotto. Condensatore e resistenza. Quindi siamo ok. Molto bene. Non abbiamo sbagliato nulla. Perdonate se sentite rumori di sottofondo, ma qua è sempre un via vai di persone, gente. Allora, di nuovo un po' di flussante. Gli andiamo a rifare le saldature di nuovo per l'ennesima volta, ma dobbiamo essere sicuri. Ok, non vogliamo ponticelli. Ok, l'ultimo lato, anche se mi sembra già perfetto così. Molto bene. Alcol isopropilico, puliamo tutto. Allora, adesso andiamo a misurare di nuovo tutto per essere sicuri che anche questo chip sia buono. Era nuovo però, non si sa mai. Allora, puntale rosso a massa, modalità diodo come prima. Ok, 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 ok. Va bene.
va bene, va bene e va bene. Tecnicamente dovrebbe essere un chip buono e funzionante. Quindi, via microscopio. Se era solo questo, meglio così. Allora, manco come mai si è spento il microscopio a metà strada, non lo so, vabbè. Allora, no, c'è il connettore dell'LCD che è pieno di flussante. Ecco, adesso se n'è pure venuto via, quindi era pure danneggiato. Hanno probabilmente o rifatto le saldature o utilizzato un altro connettore, non lo so, si vede comunque segni di lavoro. Si vedono dei segni di lavoro. Quindi qualcosa hanno combinato qua. E è possibile che ci sia un po' troppo flussante qui che impedisce al cavetto di entrare bene. Quindi cosa facciamo? Andiamo a pulirlo dal flussante. Prendiamo l'aria calda. È probabile che sia un'iscrizione. Qualcuno si è iscritto al canale mentre sto registrando un video, perché c'ho sempre Stream Element che lavora in sottofondo. E allora, ugello fino fino crea molto flusso d'aria. Allora, aria al massimo, temperatura al minimo 150, facciamo 180 gradi, che non è assolutamente necessario, cioè non è assolutamente sufficiente per fondere il connettore, e mi piace fare così, gli spruzzo mentre va con l'aria calda, che allora scioglie appena appena quel che serve il flussante. Gli vado a spruzzare l'alcol isopropilico, così intanto che il flussante rimane sciolto, l'alcol isopropilico lo lava via immediatamente. Ho visto che questa tecnica funziona parecchio bene, magari si spreca un po' più di flussante rispetto a quello che si vorrebbe, di alcol isopropilico rispetto a quello che si vorrebbe, però ho visto che funziona piuttosto bene quando si tratta di pulire connettori magari anche difficili da raggiungere con spazzolini o altro di simile. Avvicino al livello del banco così riesco a lavorarci un po' meglio, e li andiamo a fare da sotto, da dentro, così. Ecco fatto. Connettore si spera pulito perfettamente. Ok, andiamo a montare e vediamo cosa succede, se riesco almeno a metterci su il cavetto. Ah, molto meglio. Adesso è andato su senza nessunissimo problema e si chiude senza nessunissimo problema. Ok, le antenne del wifi non mi servono, mi serve solo la batteria, il cavo per l'LCD e il cavetto per la schedina secondaria, dove appunto c'è il pulsante di accensione e di spegnimento e la retroilluminazione
perché sennò non vediamo niente. Giusto per vedere un attimino. Che livello di batteria abbiamo? Sicuramente sarà completamente a zero. No, c'è batteria, addirittura la console potrebbe accendersi. 3,76 è sufficiente per accendere la console. Però vediamo. Ok, scheda posticcia. Andiamo a prendere il nostro caricatore originale con il misuratore. Inseriamo. Ok, 15 volt, 0 ampere. Quindi non comunica. C'è qualcosa che non quadra. Giriamo da questa parte. Batteria inserita correttamente, quindi ok. Ho uno spicco, ho un picco di 0,41 per un momento e poi si spegne. Il che è strano, però i 15 volt ci sono, quindi l'alimentatore riesce a passare da 5 a 15 volt. Ma non riesce a caricare, non mostra nulla. Vediamo lo stesso di per sé se la console si accende. Quindi adesso andiamo a fare un attimo di reset, diciamo forzato. Andiamo a staccare il cavetto, stacchiamo la batteria, così siamo sicuri che è spenta. Ricolleghiamo la batteria. Ricolleghiamo il cavetto. Anche qui se ne viene via il connettore, quindi figuriamoci quante volte è stato aperto e chiuso per venirsene via in questa maniera. Allora, ho cambiato il connettore alla fine. L'ho dissaldato, ho provato un attimino, ma non ci sono riuscito a rimetterci l'accetto sopra. Vabbè, quindi l'ho sostituito e via, basta. Ho fatto prima, praticamente. Allora, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Quindi, schermo. Schermo inserito. Batteria. E ora gli mettiamo il nostro cavetto anche di qua, se ha voglia di andare su. Ok, chiuso, molto bene. E adesso ripetiamo. Ok, alimentatore e vediamo cosa succede. L'alimentatore ancora non ha fatto nulla, non riesce a cosare, non riesce a mandare corrente. Non mi ricordo se queste versioni hanno il fusibile di protezione. Sì, hanno il fusibile di protezione. Quindi magari il fusibile è andato? Il fusibile è bruciato? Aspettate un attimo che controllo. Allora, gli mettiamo su la nostra bella schedina, eccola qua, per l'USB-C, ok?
li mettiamo sulla scheda e andiamo a verificare se sul punto VCC gli arriva la corrente, cioè ho una lettura diodo. VCC non ho nulla. Dovrei avere una lettura. No, aspettate, non ero in modalità diodo. Ok, sì, 47 47 46 47 47. Ok, no, il fusibile è buono perché sennò non avrei una lettura. Che cosa può essere allora? Allora, come ho detto prima, proviamo a di nuovo. Stacchiamo la batteria. Ok. Bene, batteria staccata. La ricolleghiamo. Bene, e proviamo dal pulsante di accensione, vediamo se succede qualcosa. No. La console è ancora morta. Non vuole accendersi. Allora, cosa possiamo fare? Vado un attimino, così, per i fatti miei, intanto. Fermo, metto in pausa la registrazione e rismonto la scheda, vado a fare qualche altro test, andrò a vedere il BQ chip, ok? Andrò a verificare tutte le uscite, andrò a verificare se c'è qualche cosa in cortocircuito, se c'è qualcosa che va, che non va, eccetera. Quindi vi farò sapere. Per il momento io stoppo qui e ci vediamo tra qualche secondo. Allora, sono tornato e mi è sembrato di vedere delle novità. Adesso, non ne sono più sicuro. Vi spiego cosa è successo. Allora, andando di qua e là a verificare un po' di letture, eccetera, la scheda non ha nulla. È perfetta. Infatti, ok? Infatti, fuori dal suo alloggiamento, qui, la scheda è partita una volta. Quindi si è accesa. Solo che chiaramente ho detto, ah, ok, allora vuol dire che ho fatto qualcosa io? Sì, ho provato a fare un reflow al fuel gauge, ok? È un piccolissimo cippettino, qua proprio in angolino, qui vicino alla porta, no? È responsabile, ok? Non ho neanche controllato la porta USB, tra l'altro, ma l'ho dato per scontato che fosse buona, però è un piccolissimo cipettino che comunica con la batteria. È quello che dice la console quanta percentuale di batteria c'è disponibile e quindi se deve caricare, se non deve caricare, insomma, quando la batteria è al 100%, fa queste cose qui, no? Ok. Quindi ho detto, magari non carica la batteria per questo motivo qua. Ma una volta che era fuori dal suo alloggiamento qui, ho provato con quest'altra batteria, a meno che adesso non sia questa batteria qua, non mi sembra strano. Ho provato con questa batteria qua e mi ha dato le letture qui col misuratore che si accendeva. Ha fatto 450 mAh, poi si è spenta e si è riaccesa con un consumo di 700 circa mAh. Quindi teoricamente era accesa. Ma allora l'ho rimessa, ho rimesso il cavetto qua solo per lo schermo e il cavetto qui ed è tornata a fare 15,0. Quindi c'è qualcosa su questa scheda che non gli piace, cioè su questa scocca che non gli piace. Che cos'è? È lo schermo? Magari è la retroilluminazione? Adesso vado a staccare la retroilluminazione. Ok. Stacco la batteria. Adesso devo trovare che cos'è. Perché c'è qualche cosa, c'è qualche componente difettoso
o qualcosa che porta la scheda a dire no, io non mi carico, non faccio niente. Può essere anche la batteria, ma andiamo per gradi. Prima stacchiamo la retroilluminazione, ok? Togliamo via anche il pulsante di accensione e spegnimento, perché tanto riesco, si accende tranquillissimamente con il semplice. Allora, il cavetto l'ho staccato qua dall'LCD e mi dava lo stesso problema. Adesso proviamo con la retroilluminazione, ok? Mettiamo la batteria e mettiamo questo cavetto. Perché per assurdo potrebbe anche essere questa schedina qua, c'è qualcosa di qua che magari non gli piace e quindi impedisce l'avvio. Non lo so, adesso vediamo. Quindi una cosa per volta. Ok, adesso abbiamo inserito solo questo cavetto e la batteria. Non c'è nient'altro di attaccato. Bene, proviamo e vediamo se è la retroilluminazione. No, sempre 0. Ok, quindi adesso non ci rimane che staccare questo cavetto qui. Molto bene. Così escludo tutta questa parte qui. Ancora 0. No, è la batteria. È la batteria, la cosa più impensabile, ok? Stacchiamo questa batteria qua, probabilmente è bloccata, non lo so, ha qualche cosa. Nonostante segnasse quei 3,7 come avete visto prima, nonostante segnasse quel voltaggio là, sembra che allora questa batteria non sia più buona, sia mezza bruciata. Ok, dai, allora proviamo con quest'altra batteria, ok? E ricolleghiamo tutto con santissima pazienza. Magari sapete col discorso che hanno messo il chip al contrario, ok, l'M92 l'hanno messo al contrario, magari ha mandato corrente, segnali sbagliati dentro direttamente alla batteria e ha bruciato la scheda della batteria, la scheda di controllo dentro la batteria, perché se non lo sapete, all'interno qui dove ci sono i cavetti qua c'è una scheda di controllo ulteriore per la batteria di ricarica. Quindi magari è entrata corrente, gli ha sparato dentro su questa schedina, ha bruciato la schedina, magari è per questo. Ok, ho inseriamo di nuovo la retroilluminazione allora a questo punto e inseriamo lo schermo LCD, il cavetto dell'LCD. Ok, e ora vediamo. È la batteria? Era la batteria? Tensione. Sta caricando? Eccolo, simbolo. Simbolo. Aspettate. Sì. 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 Beh, ragazzi, una batteria andata. Bene. Sono molto contento. Sono molto contento. E anche questa console è salva. Oh, come sono contento. Bene, cosa devo dire? È stata una nuova esperienza, anche questa. Spero vi sia stata utile anche a voi. E quindi, come al solito, ripeto quello che dico per ogni video. Iscrivetevi al canale se vi piacciono queste tipologie di video, se volete vederne ancora, se siete interessati a imparare anche di queste cose qua. Commentate, fatevi sentire, spolliciate in su, spolliciate in giù, fate un po' quello che volete. Basta che siate presenti, che a me piace che siate presenti e aiuta anche il canale a crescere, a essere visualizzato di più, che è la cosa più importante. Spargiamo conoscenza, ragazzi. Bene, dalla vostra Nintendo Switch blu riparata è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.